Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale della Maiella. Mi trovo in località Fonte Tettone, più o meno, che si trova lì sotto. È un luogo che ho cominciato a conoscere dall'anno scorso e mi sono veramente innamorato di questi paesaggi agropastorali. In effetti qua, guardate, sono proprio nel mezzo di un recinto antichissimo. Vedete, fatto in pietra a secco, è un posto veramente incredibile, pieno di storia e di natura. Ma il piano di oggi però è quello di raggiungere un posto che non conosco ancora, per me è nuovo, quindi si tratta di un'esplorazione. Voglio raggiungere il Belvedere dell'Avellana, è un balcone roccioso a picco sulla valle dell'Orfento che si trova nei pressi del rifugio di Marco, dove sono stato l'anno scorso all'inizio dell'inverno, proprio su questo stesso sentiero. E mi piace percorrere la montagna in diverse stagioni per scoprire la differenza della luce, del colore, la traiettoria del sole. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video, così non vi dimenticate. Poi alla fine rimanete con me, perché anche quella di oggi sarà una scoperta di un luogo veramente incredibile. Il sentiero per raggiungere il rifugio di Marco è piuttosto semplice. Io ho lasciato la macchina in prossimità di una curva a metà strada tra l'hotel Mamma Rosa, che si trova oltre quelle colline, e il rifugio Pomilio, dove sono stato più volte. C'è un curvone e si riconosce perché ci sono dei piloni di vecchi impianti di risalita, o non so, insomma, in prossimità dei piloni si lascia la macchina e poi inizia un evidente sentiero. Inizialmente forse un po' confuso nella vegetazione, però poi diventa davvero molto evidente. Qui corre a mezza costa, taglia il vallone, la parte alta del vallone di Santo Spirito, che è questo qui sotto. Guardate che bellissima roccia lì in fondo, poi c'è, da quella parte lì c'è l'eremo di San Bartolomeo in Leggio, che ho visitato l'anno scorso, le rocce di Rocca Morice. È davvero un posto molto remoto questo qui, e si cammina circa 30 minuti, 40 minuti e già si intravede in lontananza lo Stazzo di Caramanico, che è un altro nome con cui si indica appunto il rifugio di Marco. Credo che da qui ci sarà ancora una ventina di minuti da camminare, ma la meta di oggi si trova oltre il rifugio di Marco e si proseguirà su una sterrata molto comoda, ancora più di questo sentiero, che poi sarebbe il sentiero che porta all'eremo di San Giovanni. In effetti io oggi sarò un po' sopra l'eremo di San Giovanni, su un balcone da cui dovrebbe vedersi tutta la valle dell'Orfento. Non vedo l'ora di raggiungere questo posto e scattare le mie fotografie. Sulla via dell'andata è importante anche effettuare delle fotografie di scouting, perché so che dove voglio arrivare sarà un po' lontano per effettuare la fotografia al tramonto, per cui dovrò necessariamente trovare un punto sicuro per effettuare la mia fotografia al tramonto. Ho trovato qui un'insenatura nel vallone di Santo Spirito che offre una visuale, guardate, dietro le mie spalle, su tutta la valle del vallone di Santo Spirito, appunto fino
fino al Gran Sasso, in fondo e il sole dovrebbe scendere in quella direzione, per cui credo sarà un punto interessante per un eventuale scatto al tramonto. A me rimane ancora circa 15 minuti per raggiungere il rifugio di Marco, dove magari mi fermerò a fare una piccola merenda, poi da lì ancora una ventina di minuti alla ricerca del mio terrazzo sulla valle dell'Orfento. In circa 45 minuti da dove ho lasciato la macchina più o meno si raggiunge il rifugio Marcello Di Marco a 1747 metri, qui in località Stazzo di Caramanico. Lo Stazzo di Caramanico è quel recinto lì dove evidentemente ci si ricovera il bestiame in alcuni periodi dell'anno, è proprio una struttura per gli animali. E ho fatto prima un giro panoramico all'interno e c'è un tavolone, delle panche per mangiare, alcune sedie, c'è una piccola dispensa purtroppo un po' in disordine, c'è forse rimasto del sale e c'è anche una lettura molto interessante di Oscar Wilde con gli aforismi, per chi volesse passare la notte qui può trovare anche da leggere. Non c'è chiaramente la corrente elettrica, per cui per illuminare l'ambiente bisognerà organizzarsi con delle candele o con delle torce elettriche. All'interno c'è tutto il necessario che serve per trascorrere una notte qui proprio alle pendici del blockhouse. Guardate, proprio lì su quella sella, lì è il punto in cui 2 settimane fa ho scattato quelle fotografie di ritorno dalla tavola dei briganti, che si trova oltre quella collina di Pinimughi, che è il monte Blockhouse. Io sono diretto da quest'altra parte invece, dove in circa 20 minuti si raggiungerà un bivio, c'è anche una fonte, la fonte della Centiata, e di lì bisognerà andare un po' alla scoperta di questo bel vedere della Vellana, un balcone sulla valle dell'Orfento che sono molto curioso di raggiungere. Ho lasciato il rifugio di Marco alle mie spalle, ho imboccato il sentiero B1, il sentiero del parco, detto anche sentiero dello spirito, che dalla frazione di Decontra di Caramanico, che si trova proprio lì in fondo a un paio di ore di cammino, raggiunge le parti più alte, insomma, della Maielletta e il rifugio Pumilio, passando per il bellissimo eremo di San Giovanni che si trova dietro quelle montagne, dietro quei boschi. E io sono stato all'eremo lo scorso autunno, vi lascio qui sopra il video, perché andatelo a vedere, perché è stata veramente una avventura incredibilmente bella e affascinante. Si cammina molto velocemente su questo sentiero B1 e dovrei incontrare tra poco un cartello, un'indicazione per la fonte della Centiata, in prossimità anche di una liscia di roccia, una lisciata che dovrebbe trovarsi proprio lì sotto. L'ho fotografata più volte dall'altro lato del vallone di Santo Spirito e si tratta di un tratto di valle, praticamente un pavimento di roccia completamente liscio. Da quella parte invece la Canareccia girerà intorno alla collina, passeremo dentro un piccolo bosco, qualche pianta sparsa, e di lì dovrei trovare il sentiero, le indicazioni, o cercherò di trovarlo, insomma, a vista il bel vedere della Vellana. E se siete arrivati fino a questo punto insieme a me su questo sentiero dello spirito qui sulla Maiella, vuol dire che l'argomento vi sta interessando. Potrebbe essere una buona idea quella di lasciare un like, di iscriversi al canale e magari lasciatemi un commento, perché io sono sempre curioso di leggere le vostre opinioni, io poi cerco di rispondere a tutti quanti i vostri commenti. Rimanete ancora con me, perché il bel vedere della Vellana non è molto lontano.
Circa 20 minuti dopo aver lasciato il rifugio Marcello Di Marco, camminando sul sentiero B1 si incontra un bivio, dove a sinistra si può andare alla fonte della Centiata, mentre a destra il cartello riporta De Contra di Caramanico, Ponte della Pietra e Valle dell'Orfento. Si inizia a salire per un po'. Il sentiero all'inizio è un po' sporco, un po' corre in mezzo a dell'erba molto alta e poi inizia ad entrarsi dentro un bosco, dentro una faggeta. Improvvisamente lungo il sentiero si incontra un omino di pietra con un segno del sentiero, già bianco e rosso, e subito dopo due piccole piramidi di pietra, come un portone. E quindi ho seguito l'invito a entrare nel bosco subito dopo queste due piccole piramidi di pietra. Si cammina brevemente, forse un paio di minuti, qui in mezzo a questa faggeta davvero remota, e improvvisamente si raggiunge questo balcone che ho quasi paura a raggiungere, guardate. E si tratta di un piccolo balcone di pietra che si affaccia sulla Valle dell'Orfento. Guardate, lì dietro in mezzo alle montagne si intravede il Monte Fogalone, la Cima Pumilio, la Cima Mucchia di Caramanico, che è uno sperone di roccia che ho fotografato lo scorso inverno con la neve. Questo è un luogo veramente quasi immaginario, quasi segreto, veramente molto, molto bello. Io adesso con molta attenzione cercherò di avvicinarmi e farò delle fotografie così, dei punta e scatta, perché veramente questo è un luogo che va lasciato quasi segreto, non bisogna rimanere molto tempo qui, quasi come una forma di rispetto verso la montagna che ci concede questo spettacolo incredibile. E questo è veramente un luogo difficile da raccontare, talmente è bello. Guardate, c'è questa roccia qui, questo sperone di calcare che fuoriesce da questo costone della montagna. Qui c'è la Valle dell'Orfento e lì c'è il Monte Cavallo, la Tavola dei Briganti, dove sono stato 2 settimane fa. Poi c'è il Monte Fogalone, anzi prima il Monte Pratone, Monte Fogalone, la Cima Pomilio, Monte Rotondo, Pesco Falcone, poi la montagna degrada verso di là il Monte Rapina, e da quella parte lì c'è De Contra di Caramanico. È davvero un posto fuori dall'immaginario, veramente incredibile. Ed è anche piuttosto difficile da fotografare perché è talmente ampia la visuale, la scena, il cielo, la montagna così bella, che è difficile concentrare l'attenzione. Bisognerà tornare sicuramente in autunno a godere di questo spettacolo. Queste montagne, questi boschi saranno tutti completamente colorati, con tutte le sfumature di rosso, di giallo, tutti i colori dell'autunno. Questo anche qua sicuramente ci sarà un bel vedere, e infatti questo si chiama il bel vedere dell'Avellana. Io adesso cercherò di effettuare alcune fotografie. Ho deciso di utilizzare il cavalletto perché ho ancora un po' di tempo e vorrò concentrarmi verso le cime più alte, il Fogalone lì, il Monte Rotondo, la Cima Pomiglio. Ci sono delle belle nuvole e credo sarà il caso di approfittarne.
Ho lasciato da una mezz'oretta il belvedere dell'Avellana, quel posto veramente magnifico. Sto percorrendo la strada che mi porterà al rifugio di Marco, da quella parte. Ho ancora circa 45 minuti di luce prima del tramonto e vorrei raggiungere quel punto panoramico che avevo individuato all'inizio del video per scattare una fotografia al tramonto. Sarà una di quelle foto con la foschia verso l'orizzonte, perché c'è un po' di umidità, però il cielo, insomma, promette abbastanza bene. Io spero che gli ultimi raggi del sole andranno a illuminare il vallone, le rocce del vallone di Santo Spirito, e magari ci regaleranno un bel tramonto. Per raggiungere il rifugio di Marco bisognerà camminare ancora circa 15 minuti qui su una sterrata abbastanza comoda, e poi di lì il punto che avevo individuato è veramente molto vicino, circa 10 minuti sul sentiero del ritorno. E dietro le mie spalle c'è il rifugio di Marco, e ci sono anche dei ragazzi che questa notte passeranno, insomma, la notte lì, e tra poco arriveranno anche altri due amici che ho incontrato lungo il sentiero, Daniele e Simone, che hanno fatto veramente un giro bellissimo su queste montagne, sulla Maiella. Vengono addirittura dal Monte Morrone, hanno attraversato tutta la valle dell'Orfento, davvero un giro incredibile. Guardate, lì c'è il sole dietro le mie spalle, devo affrettare il passo per raggiungere il luogo che avevo scelto per il tramonto. Sono sempre con i tempi stretti ultimamente. Vediamo se riesco anche questa sera a portare a casa una fotografia del tramonto. E questa sera devo fare una scelta. Mi trovo ancora un po' distante dal punto che avevo individuato nel pomeriggio, e il sole sta scendendo, quindi forse sarà il caso di fermarsi qui e fare la fotografia da questo punto. E devo dire che per fortuna questa sera non si è rivelato un tramonto di quelli epici, per cui mi sono fermato qui, ho dovuto fare una scelta, ero troppo in ritardo, avevo almeno 10 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia che mi ero fissato. Infatti il punto che volevo riprendere per il tramonto è lì dove ci sono quelle pietre e quell'albero. In effetti adesso un po' di nuvole si stanno colorando lì sopra il Gran Sasso, però non credo che la composizione e comunque la luce generale sia sufficiente per realizzare una bella fotografia. E vorrei ringraziarvi per avermi accompagnato fino al belvedere dell'Avellana, un balcone incredibile sulla valle dell'Orfento, forse senza esagerare uno dei posti più belli che abbia fotografato o comunque visitato fino adesso nel Parco Nazionale della Maiella, delle montagne veramente stupende, magnifiche. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche, per vedere insieme a me i prossimi tramonti di montagna. Guardate che bello qui in fondo il Gran Sasso e qualche nuvola che si colora. Qui dal rifugio di Marco, dalla Maielletta, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!